C'è una domanda nel libro Il talento degli ormoni che mi ha colpito subito, perché sembra quasi filosofica, ecco. Quale? Vivere per scelta o per caso? E uno istintivamente pensa al destino, a grandi sistemi. Certo. E invece la risposta che ci viene data è sorprendentemente chimica. A quanto pare tutta la nostra vita, l'ambizione, i legami, il benessere, è diretta da un'orchestra chimica nel nostro cervello. E la sensazione è che tanti si sentono un po' passeggeri, in balia delle emozioni, senza sapere di poter in qualche modo prendere il volante. Esatto. Ed è proprio questo il punto di partenza. L'autore ci introduce a un'idea tanto semplice quanto potente. Quella dei cocktail emozionali. L'immagine è perfetta. Vero, non siamo condannati a bere passivamente qualsiasi cosa la nostra mente ci serva. Possiamo diventare i maestri bartender del nostro mondo interiore. Mi piace. La nostra missione quindi è esplorare i 6 ingredienti di base, 6 neurotrasmettitori che, una volta capiti, ci permettono non di controllare, ma di influenzare la nostra realtà. Parliamo di dopamina, ossitocina, serotonina, cortisolo e poi endorfine e testosterone. Bene, iniziamo a miscelare allora. Il primo ingrediente è forse il più famoso, ma anche il più frainteso. La dopamina. Mhm. La chiamano l'ormone del piacere, ma il libro la definisce in modo più preciso come il motore del desiderio. È quella sensazione del io voglio, la scintilla che ci fa alzare dal letto. Però l'autore ci mette subito di fronte a un bivio. C'è una dopamina veloce Superficiale. e una lenta, profonda. E qui le cose si complicano un po'. È una distinzione fondamentale per la vita moderna questa. La dopamina veloce è la gratificazione istantanea, lo scroll infinito sui social, il cibo spazzatura. Il classico tutto è subito. Esatto. Un picco immediato che però subito dopo ci lascia più vuoti di prima, creando dipendenza. La dopamina lenta, invece, è la soddisfazione che si costruisce con pazienza, con sforzo. È il piacere che provi dopo aver letto un intero libro, non dopo un post. O la cura di un giardino, la preparazione di un pasto complesso. Proprio così. Il suo effetto perdura. Ecco, questo mi porta a una domanda. L'autore suggerisce un rapporto ideale di 80-20 tra dopamina lenta e veloce. Suona bene in teoria, ma in un mondo progettato per bombardarci di gratificazioni istantanee, non è un'impresa quasi impossibile? È la trappola in cui è facile cadere. Ed è una domanda centrale. L'obiettivo non è diventare, i contabili della propria neurochimica. Sarebbe folle. Certo, si trasformerebbe in un'altra performance. L'idea è piuttosto quella di coltivare la consapevolezza. L'autore parla di un segnale d'allarme che chiama accumulo di dopamina, quando uno stimolo non basta più. Mangi guardando la TV mentre controlli il telefono. Quello è il sintomo che il sistema è in sovraccarico. E la prima strategia, quindi? Non è contare, ma scegliere una fonte di piacere alla volta. Godersi il pasto, senza distrazioni, guardare il film, senza il telefono in mano. Si tratta di ridare valore alle singole esperienze. Rifiutare l'accumulo, quindi. Mi piace. È un'azione di sottrazione, non di aggiunta. Esattamente. E poi c'è il privilegiare le fonti interne, la motivazione intrinseca, il voglio farlo contro il mi spingono a farlo con una ricompensa. Capisco. E c'è un altro suggerimento affascinante per mantenere vivo il sistema: arricchire le fonti con la novità. L'autore racconta di questo piccolo gioco che fa. A volte, per decidere quale strada prendere per tornare a casa, lancia una moneta. Che idea semplice ma geniale. È un modo per rompere la routine, per introdurre una piccola dose di imprevedibilità che mantiene il cervello curioso. E l'ultima regola è forse la più saggia: evitare la sbornia da dopamina. Anche la nostra attività preferita, se portata all'eccesso, diventa disgustosa. Bisogna sempre lasciare un po' di desiderio. Quindi abbiamo esplorato questa spinta quasi individualistica della dopamina, il motore dell'io voglio. Ma c'è un'altra forza potentissima che ci guida, una che ci spinge non a ottenere ma a connetterci. E immagino che questo sia il secondo ingrediente del nostro cocktail. Proprio così, l'ossitocina, l'ormone del noi, crea fiducia, empatia, quel profondo senso di appartenenza. E il libro chiarisce subito che non è un'esclusiva femminile. No, non è solo legato al parto. Assolutamente no.
è fondamentale per tutti. C'è una frase nelle fonti che riassume tutto. La connessione non è un evento casuale, è una scelta intenzionale, coltivata con gratitudine e contatto. Fin qui l'ossitocina sembra l'ormone perfetto, quasi la soluzione a tutti i mali del mondo. Ma il libro introduce un'idea che mi ha un po' spiazzato, quasi inquietante, l'ossitocina scura. Ah, sì, Suona come il titolo di un film. Di cosa si tratta? è un'osservazione fondamentale. L'ossitocina non è l'ormone dell'amore universale, è l'ormone del legame tribale e ogni noi implica per definizione un loro. L'ossitocina oscura è proprio questo, quel legame fortissimo che si crea non per un obiettivo positivo, ma contro un nemico comune. Il collante del branco. Esatto, che unisce basandosi sull'esclusione. È un meccanismo potentissimo, ma alla base di tanti conflitti. Capisco. Quindi la sfida è coltivare l'ossitocina luminosa. E come si fa? Il libro cita un esperimento che ho trovato incredibile. Quello dei camerieri? Sì, quelli che sfioravano leggermente il braccio dei clienti, quasi per caso, ricevevano mance significativamente più alte. È pazzesco pensare che un contatto così fugace possa creare un legame misurabile. Dimostra quanto siamo programmati per la connessione fisica. Un abbraccio, una stretta di mano, sono segnali primordiali di sicurezza. Ma ci sono anche strumenti meno fisici. La gratitudine, per esempio. Fermarsi a riconoscere la fortuna di essere vivi. O l'aneddoto del pescatore. Ah, quello è bellissimo. Dopo una breve conversazione offre la sua barca e la sua baita a uno sconosciuto per il weekend. Quell'atto di generosità incondizionata è una sorgente potentissima di ossitocina per entrambi. E poi c'è una pratica che non conoscevo, il metodo hawaiano Ho'oponopono. 4 frasi. Ti amo, mi dispiace, perdonami, grazie. Sembra quasi un mantra. È una forma di riparazione relazionale che si può rivolgere agli altri o anche a se stessi. È un modo per generare connessione e superare i blocchi emotivi. Un altro modo per stimolare quel senso di calore. Bene, e questo ci porta a un altro punto chiave. Una volta stabilite queste connessioni, entra in gioco un altro ormone, uno che regola il nostro senso di posizione all'interno del gruppo. Se la dopamina è la caccia e l'ossitocina è il branco. Beh, questo deve essere l'ormone della soddisfazione per il proprio ruolo. Esatto, parliamo della serotonina. L'arte della soddisfazione genera stabilità, calma, un senso di orgoglio e appabiamento. È legata alla percezione del proprio status sociale. E qui il libro tocca un nervo scoperto del nostro tempo, il confronto costante sui social media. Ahia. Questo meccanismo destabilizza completamente i nostri livelli di serotonina, perché ci espone a una gerarchia globale, infinita e per lo più fittizia, in cui ci sentiamo perennemente inadeguati. C'è una sintesi magnifica nel libro che dice tutto. La dopamina vuole ciò che non hai, la serotonina gode di ciò che hai. L'equilibrio è la chiave. È una frase da incorniciare, vero? Assolutamente. Ma come si coltiva attivamente questa soddisfazione in un mondo che ci spinge a volere di più? Il primo passo è spostare le fondamenta della propria autostima, ancorarla a elementi interni e stabili, il proprio carattere, i valori, invece che a beni materiali o like, che sono per definizione fragili. E poi c'è un esercizio pratico molto potente che viene suggerito. Sì, quello della lista. Prendere un foglio e scrivere tutto ciò che si possiede, dalle cose più banali come un tetto sopra la testa, a quelle più importanti come la salute. Ci si accorge che la lista è molto più lunga di quanto si pensi. Sposta l'attenzione dalla scarsità all'abbondanza. È interessante anche come gli strumenti siano sorprendentemente fisici. Prendere il sole, per esempio, o l'alimentazione. Il libro rivela che il 90-95% della serotonina si trova nello stomaco. Assolutamente. Questo lega in modo indissolubile il nostro umore alla salute del nostro intestino. Ciò che mangiamo influenza direttamente come ci sentiamo. Ok, quindi stiamo cercando di bilanciare il desiderio, la connessione e la soddisfazione. Ma cosa succede quando l'intero sistema viene inondato da un segnale d'allarme? Immagino che anche lo stress abbia il suo ingrediente speciale. Ecco, è l'ingrediente che può coprire tutti gli altri sapori se versato in eccesso. Il cortisolo. L'architetto dello stress. Esatto. L'ormone che ci urla «devi fare qualcosa». Fondamentale per la sopravvivenza, certo. Il problema è la differenza tra uno sprint acuto utile per scappare da un pericolo e una maratona cronica, che è ciò che viviamo oggi, le notifiche, la precarietà.
Il nostro corpo è in un costante stato di allerta. È distruttivo. Il libro fa un paragone molto efficace tra l'infanzia di oggi e quella degli anni 70-80, dove ore di gioco libero all'aperto fungevano da potentissima valvola di sfogo, una cosa che oggi manca a molti. Manca e come? Allora, come si gestisce? Un primo strumento è quasi manageriale, la scala dello stress. Fai una lista di tutte le fonti di stress e le dividi brutalmente in 3 categorie: eliminabili, risolvibili e ignoti. Spesso si accorge che molte fonti di stress appartengono alla prima categoria. E per le altre l'antidoto è l'ossitocina, di cui abbiamo già parlato. Esatto, la connessione e il supporto sociale sono letteralmente un farmaco antistress. E poi ci sono le tecniche fisiche. Le posizioni di potere e una tecnica di respirazione che mi ha incuriosito, il sospiro fisiologico. Ah, questa è potentissima e quasi controintuitiva. Invece di un singolo respiro profondo, l'idea è di fare 2 ispirazioni veloci e corte dal naso, una dopo l'altra, così. Ok, E poi una lunga, lentissima espirazione dalla bocca. È un reset fisico del sistema nervoso. aspetta, fammi provare. 2 ispirazioni veloci e un'espirazione lunga. Esatto. È vero. Si sente subito una specie di rilascio o di allentamento della tensione. Sembra quasi il sospiro che facciamo istintivamente dopo aver pianto. È lo stesso meccanismo biologico. Il corpo lo sa già fare. Noi dobbiamo solo imparare a usarlo intenzionalmente. Per dire al cervello: l'emergenza è finita. Fantastico. Quindi abbiamo degli strumenti per gestire lo stress, ma il corpo ha anche un modo per gestire il dolore, fisico ed emotivo, e questo ci porta a un ingrediente quasi poetico, le endorfine. La morfina interiore, l'antidolorifico naturale del corpo. Non solo alleviano il dolore, ma possono generare vera e propria euforia. Sono il segreto dello stato di flow. L'esempio del libro sullo sbattere un dito del piede è perfetto. Dopo il dolore acutissimo c'è una quasi impercettibile ondata di benessere. Quelle sono le endorfine al lavoro. Ciò che trovo affascinante è che la porta d'accesso alle endorfine sembra essere proprio il disagio. Quindi, secondo il libro, dovrei quasi rallegrarmi per un prelievo di sangue o iniziare a mangiare piccantissimo. Beh, non proprio a rallegrarsi, ma a non temerlo, a vederlo come un'opportunità. Ma per fortuna ci sono modi più piacevoli. Ah, meno male. Una bella risata, per esempio. L'esercizio fisico intenso, il classico sballo del corridore. E, per la gioia di molti, Il cioccolato fondente. Finalmente una buona notizia. Quindi non è un vizio, è una strategia neurochimica. esattamente. Puoi dire che stai facendo manutenzione al tuo sistema antidolorifico naturale. Lo userò come giustificazione. Ok, quindi superare le sfide ci dà questa scarica di endorfine. Ma cosa ci spinge a cercare quelle sfide? Da dove viene l'ambizione, la spinta a vincere? Immagino ci sia un ultimo ingrediente. C'è, ed è il nostro ingrediente finale, forse il più carico di stereotipi, il testosterone. È fondamentale sfatare subito i miti. È presente in tutti, uomini e donne, Certo. e non crea aggressività dal nulla. Piuttosto amplifica le caratteristiche già esistenti: la fiducia, la competitività, la spinta al successo. È l'ormone che ci fa sentire potenti e capaci. L'esempio del CEO di Nvidia che gioca a ping pong quando si sente scarico è molto calzante. Vince, si sente carico e porta quella fiducia nel suo lavoro. Ma non c'è il rischio che questo consiglio sia un po' elitario? Per chi non eccelle in uno sport, come si applica? È un'ottima osservazione. Il punto non è vincere contro gli altri, ma sperimentare la vittoria su se stessi o su una sfida. Può essere finire un livello difficile di un videogioco, risolvere un problema complesso. Si tratta di creare piccole esperienze di successo che innescano un circolo virtuoso di fiducia. Quindi abbiamo i nostri 6 ingredienti: dopamina, ossitocina, serotonina, cortisolo, endorfine, testosterone. Ma ora che li conosciamo, il rischio è di vederli come leve separate da tirare. Oggi mi manca la serotonina, quindi mi metto al sole. Non è una semplificazione eccessiva. Assolutamente sì, se la si vede così. Il punto non è mai isolarli. Ogni emozione è un cocktail complesso. L'obiettivo non è diventare un chimico che dosa al milligrammo, ma un intenditore che riconosce i sapori dominanti.
E l'autore è categorico su un punto. Non si può costruire nessuna architettura emotiva se le fondamenta sono marce. E le fondamenta quali sono? Sono 4 pilastri semplici, antichi, ma non negoziabili. Sonno, nutrizione, movimento e mindfulness. Senza queste 4 cose, ogni tentativo di hackerare la propria chimica è destinato a fallire. Tutta questa scienza, alla fine, ci riporta una saggezza di base. È il messaggio perfetto per chiudere il cerchio. E c'è una frase nelle fonti che riassume l'intero viaggio in modo splendido. La felicità non ha scorciatoia. È un design intenzionale, nascosto nei dettagli di ogni giorno. Non è un colpo di fortuna, è un progetto. E questo ci lascia con un ultimo pensiero. Ovvero? Se le nostre emozioni sono davvero un cocktail che prepariamo ogni giorno, quale ingrediente abbiamo trascurato di recente nella nostra ricetta personale? E quale piccolo, singolo passo intenzionale si può compiere oggi per iniziare a ribilanciarla?